Batterie al litio. È un argomento che secondo me a questo punto bisogna incominciare ad affrontare. Sono già 3 anni che io uso il motore elettrico di prua. In quest'ultimo anno ho fatto un bel salto di qualità perché sono passato al Kraken della Garmin e naturalmente insieme con il motore ho sempre avuto la necessità di avere anche le batterie per farlo funzionare. Ero iniziato un po' come hanno iniziato tutti, forse, presumo, con le batterie AGM, quindi 3 batterie AGM per avere 36 volt, batterie da 100 ampere, che mi davano delle prestazioni, fra virgolette, abbastanza scarse, perché questo voleva dire fare 2-3 uscite in pesca della durata di qualche ora al giorno, anche per stare solo fermo con la barca, comunque le batterie scendevano e, come l'ho già ripetuto in altri video, le batterie AGM comunque non devono essere scaricate più del 50%, quindi dopo il 20-30% di scarica bisognava comunque ricaricarle. E anche lì bisogna stare attenti perché bisogna bilanciarle, una cosa che spesso vedo non viene fatta, gravissimo. Le batterie AGM quando sono messe in serie bisogna avere l'accortezza di bilanciarle. Esistono dei prodotti specifici della Victron, per i 24 volt sono sicuro, il 36 non sono sicuro, ma esistono dei prodotti che li bilanciano, oppure dobbiamo bilanciarle noi. Ma non voglio parlare adesso delle AGM, no, perché questo video lo voglio dedicare appunto agli litio. Le litio ormai sono in commercio da parecchio tempo. Ho fatto una ricerca approfondita, come più o meno tutte le cose che faccio, come potete già, chi mi conosce sa già che ho questo tipo di atteggiamento, e ho provato diversi prodotti e adesso finalmente devo dire che ho trovato un prodotto che mi soddisfa da tutti i punti di vista. Avete visto già della copertina, sto parlando della Lead Time, ho una loro batteria. Non l'ho comprata, questa mi è stata data per fare dei test. Io li avevo contattati ancora un po' di tempo fa perché ero curioso di capire qual era la tecnologia dietro, quali prodotti avevano, se erano compatibili con le mie esigenze. Ho chiamato loro e anche altre ditte, ne ho chiamate diverse. Loro sono stati quelli che alla fine mi hanno supportato veramente in tutto. E adesso hanno deciso, tra l'altro, di farmi proprio provare il loro prodotto, quindi mi hanno mandato una batteria e anche il suo relativo caricabatterie. E sono rimasto veramente stupito della qualità del prodotto. Per questo ho deciso di voler fare questo video, presentarvelo e insieme a questo prodotto voglio anche spiegarvi i motivi perché ho scelto questo tipo di batteria e perché secondo me andare sulle batterie LiFePO4, che sono un tipo particolare di lipo, le batterie litio non sono tutte uguali, hanno diverse tecnologie, ma le vedremo adesso durante il video. Voglio andare con ordine perché sennò dopo abbiamo veramente difficoltà. Per i più curiosi vi faccio vedere subito l'unboxing. Mi è arrivata questa scatola più ancora la scatola del caricabatterie, e però questa era quella che ovviamente mi interessava subito di più, quindi non ho resistito alla tentazione e ho deciso di aprirla subito. Allora, aperta la scatola, ho trovato immediatamente una confezione con all'interno diverse cosine che dopo vi mostrerò nel dettaglio, e il manuale più le istruzioni più i codici QR code per scaricare l'app. E qui, ecco qui la batteria. Devo dire, veramente bella. Molto, molto bella. Togliamo ancora la protezione, nylon. Ecco qua. È pesante, ma non è pesantissima, infatti, diciamo, l'ho tirata fuori con abbastanza facilità. 100 A per 24 volt. Questa sarà la batteria del mio motore elettrico di prua. Ma adesso andiamo a vedere le caratteristiche di queste LiFePO4, perché bisogna capire bene come funzionano. Qua ci sono tutti i dati, tutte le caratteristiche anche intrinseche proprio della batteria, ma guarderemo tra un po' con calma tutto quello che bisogna conoscere su queste batterie.
Ma allora perché passare a questa tecnologia al litio? Perché? Perché abbiamo tantissima più energia. Abbiamo una durata molto maggiore nell'utilizzo dei nostri servizi. Possiamo scaricare la batteria molto di più. Se noi abbiamo batterie AGM, per esempio, possiamo scaricarle massimo fino al 50% della loro capacità. Questo vuol dire che una batteria da 100 A la potrò utilizzare al massimo per 50 A e pesano parecchio. Le batterie al litio posso consumarle anche fino al 100%. Non è la cosa più intelligente del mondo, io consiglio di fermarsi sempre intorno almeno al 10, 15, 20% senza scaricarle completamente. Io personalmente mi fermo anche al 30 perché comunque riesco a fare tante pescate, soprattutto perché ho il motore nuovo Kraken che essendo un motore brushless non consuma veramente niente. Ragazzi, 1 ampere, 1 ampere stando fermo nella posizione. Una barca piccolina, una cosa di 6 metri, però 1 ampere, questo vuol dire veramente niente. Comunque, detto questo, batteria a litio si può consumare tranquillamente per l'80% e quindi abbiamo tanta energia a disposizione. Batteria AGM massimo il 50%. Per contro, le batterie litio non vanno bene per gli avviamento del motore, ma questa è una cosa che a noi non interessa perché le batterie avviamento motore sono a parte, non c'entrano con le batterie di cui parliamo oggi, le batterie litio che parliamo oggi, ma per i servizi sono eccezionali. Per contro hanno un caricabatterie un po' più evoluto, e non è un caricabatterie classico, non si possono caricare con il caricabatterie delle batterie al piombo per intendersi, bisogna avere un caricabatterie specifico, devono avere un sistema di protezione che si chiama Battery Management System, BMS, meglio se è integrato, come sulle batterie che vi presento oggi. Questo cosa fa? Controlla tutti i parametri vitali della batteria. La corrente di scarica, la corrente di carica, il bilanciamento delle celle. Sono tutte cose che adesso magari vi sembrano complicate, in realtà sono molto semplici e sono cose di cui voi non dovete preoccuparvi. Lo fa il Battery Management System che è interno alla batteria, che è una protezione che serve proprio per mantenere la batteria sempre al massimo delle performance e in assoluta sicurezza. Verso la fine del video, più avanti, vedrete come funziona l'app che si collega via Bluetooth con la nostra batteria, di cui riceve tutti i dati e quindi potremo avere tutto sotto controllo direttamente sul nostro telefonino. Comodissimo, sia sull'iPhone che il sistema Android, quindi per tutti. Adesso andiamo a vedere quindi le differenze all'interno delle batterie a litio, perché non tutte le batterie sono uguali. Come vi ho detto, ci sono diverse tecnologie che nel tempo sono uscite, però alcune tecnologie sono migliori e alcune peggiori. Noi qui ne prenderemo in considerazione 3. 2 sono quelle in cui, diciamo, si trovano di più sul mercato, l'I-Fe+4 e l'I-ion. Gli ion sono quelle dei cellulari, per intendersi, dei computer, dei computer portatili, intendo. L'I-Fe+4 sono quelle che utilizziamo in barca, utilizziamo per i pannelli solari, per fare l'accumulo a casa, e vengono utilizzate anche sui muletti, su tutte le zone dove abbiamo bisogno di energia, ma anche con una certa sicurezza. Vediamo nel dettaglio le differenze, che secondo me sono molto interessanti. Allora, la prima cosa che bisogna valutare nelle batterie ovviamente è anche la durata, cioè quanto tempo durano. Le AGM hanno una durata che va dai 3-4 anni se utilizzate in modo, diciamo, performante, quello giusto, cioè senza scaricarle troppo. Le LiFe P4 hanno una durata di 2000-3000 scariche, quindi sono veramente longeve. Adesso non lo so neppure io quanto tempo farò 2-3000 scariche, ma se dovessi caricarle tutte le volte che vado a fare una pescata vuol dire veramente anni. In realtà sono molti di più perché non si caricano ogni volta, non è necessario.
io le carico quando arrivano sul 30% della capacità. Ecco, questo sarebbe una buona norma. Quando si arriva al 30% di scarica, allora a questo punto sì, bisogna caricarle. Ed è buona norma comunque caricarle fino al 100%, perché in quelle, diciamo, nell'ultimo 20% di carica, il BMS, Battery Management System, che è integrato di solito nella batteria, è, diciamo, la parte dove lavora meglio. Quindi la carica va fatta sempre al 100%. Vediamo quindi le differenze tra l'I-FePO4 e l'I-ion. Sono due tecnologie diverse. Le Li-ion sono quelle che per esempio abbiamo sui telefoni cellulari. Sono batterie che hanno una densità energetica più alta, ma lo vediamo insieme. Allora, innanzitutto le Li-Fe+4 durano di più, fanno 2-3.000 cicli e possono arrivare anche a 5.000 cicli. Le Li-ion fanno circa 500-1.000 cicli, che sono nettamente inferiori. E dopo dipende molto dalla qualità anche delle celle, perché si possono progettare celle che magari hanno meno prestazioni in termini di capacità, ma una durata un po' più lunga, oppure celle che durano di meno, ma hanno un'alta capacità. Quindi c'è sempre il dritto e il rovescio della medaglia. Generalmente, comunque, le LiFePO4 durano di più. Stabilità termica e sicurezza. Le LiFePO4 sono quelle giuste per essere installate in barca su impianti stay-alone, cioè che rimangono lì e che durino, cioè e che ci diano una certa sicurezza. Non c'è pericolo di incendio, se l'impianto viene fatto nel modo corretto, ovviamente, perché l'incendio è sempre possibile anche con le AGM. Se io le metto in corto, un AGM, se non ha i fusibili e viene messa in corto, può anche esplodere. Quindi non è che soltanto le batterie al litio sono pericolose, tutte le batterie sono pericolose. Bisogna fare l'impianto nel modo corretto, bisogna avere l'accortezza di aggiungerci le sicurezze, i fusibili per esempio, ma dopo vi mostrerò uno schema e quindi sarà anche lì abbastanza più chiaro. Le Li-ion sono più soggette all'instabilità termica. Se una cella delle Li-ion si danneggia, può scaldarsi moltissimo fino a incendiarsi o esplodere. Quindi generalmente sono batterie più performanti, più leggere anche in termini di peso, ma più pericolose per quanto riguarda l'incendio. Come vi ho detto, la densità energetica è sicuramente maggiore nelle Li-ion. Le Li-Fe+4 hanno bisogno di più materiale, più spazio per avere la stessa quantità di energia. Però io preferisco avere sicuramente una batteria un po' più grande, un po' più pesante, ma molto più sicura. Quindi le Li-ion vengono utilizzate, non lo so, sugli smartphone per esempio. Le LiFePO4 vengono utilizzate su tutti i posti dove abbiamo bisogno di più sicurezza. E vedremo dopo anche dove, ma sicuramente nella nautica sono da preferire al 100%. Le applicazioni tipiche. LiFePO4 vanno molto bene come accumulo di energia e cariche e scariche continue, perché hanno anche una durata molto più lunga, no? Quindi veicoli elettrici, impianti solari, applicazioni nautiche sono proprio ad hoc. Le Li-ion, come vi ho detto, laptop, computer portatili, smartphone, dove il problema del peso può diventare importante. Costo per kilowatt. Le LiFePO4 costano di più rispetto alle Li-ion, sono batterie più costose, ma in realtà costano meno perché durano molto di più, quindi le posso utilizzare per più anni senza doverle sostituire. C'è un costo iniziale più elevato, ma che viene ripagato da una durata, in termini anche di cicli, molto più elevata. Voglio fare ancora una parentesi sulle batterie litio NMC. Se le trovano adesso sugli store, molto spesso vengono vendute proprio per l'ambiente nautico. Non scrivono batterie agli ioni di litio, però in realtà sono della stessa tecnologia. Sono più stabili rispetto alle classiche, quelle che vengono messe nei cellulari, ma non sono comunque stabili come le LiFePO4. Quindi se io dovessi scegliere la batteria per la mia barca, non mi interessa risparmiare 2-3 kg,
preferisco avere una batteria che sicuramente è più sicura. Ovvio che le batterie NMC, se hanno un buon BMS, se l'impianto viene fatto bene, il rischio è veramente bassissimo. Comunque è una tecnologia che è un po' più pericolosa rispetto alle LiFePO4. In questo video parlerò dell'impianto adesso per quanto riguarda come viene collegata la batteria al litio rispetto al motore elettrico di prua, che è molto semplice, però ci sono 2 o 3 regole che devono essere assolutamente seguite, perché altrimenti si rischia veramente di fare danni e diventa il tutto anche molto pericoloso. Molto spesso vengono sottovalutati alcuni aspetti. Se fate delle ricerche, vedrete anche voi che non sono da sottovalutare né il fusibile né le sezioni dei cavi. E adesso vi spiegherò anche perché. Innanzitutto parliamo dei cavi. I cavi devono essere di buona qualità e dopo parleremo anche di sistema di connessione Anderson. Lo so che non è un sistema stagno, però per il 90% delle installazioni va più che bene, se no ci sono delle spine costruite direttamente dai produttori dei motori, parlo per la Garmin, parlo anche per la Minn Kota, che permettono di avere anche la connessione stagna, ma io con l'Anderson fino adesso mi sono trovato molto molto bene. Una cosa importante che spesso vedo che viene sottovalutata è lo spessore dei cavi che va tra la batteria e il motore elettrico di prua o l'utilizzatore, perché questi sono discorsi generali e faremo un video anche sull'utilizzo delle batterie al litio come batteria servizi per la barca, che secondo me questa è anche un'altra cosa importantissima. Torniamo sui cavi. È fondamentale tenere presente quanti metri abbiamo tra il motore e la batteria. Quando ci viene venduto il motore elettrico di prua, di solito è sempre cablato con un pezzo di cavo che è lungo 1 metro e mezzo, 2 metri, indifferente. Lo spessore del filo di rame all'interno di questo cavo normalmente è abbastanza sottile e uno può pensare, vabbè, ma allora tutto sommato io posso mettere dei cavi sottili che vanno dalla batteria fino al motore, uguali a quelli del motore. No, non funziona così. Lo spessore dei cavi è in funzione della lunghezza del cavo. Più il cavo è lungo, più lo spessore dei cavi deve essere maggiorato, deve essere più grande, deve essere più spesso. Io vi ho fatto delle tabelle adesso, in modo che voi possiate rendervi conto direttamente di quanto influisce lo spessore del cavo con la resa dopo di questo stesso cavo. Tenete presente che il cavo ha una resistenza elettrica e la resistenza elettrica, che viene misurata in ohm, è quella che ci fa fare una caduta di tensione. La caduta di tensione è dipendente da quanta corrente circola nel cavo. Quindi sono più fattori che entrano in gioco contemporaneamente. Alcuni sono fissi, alcuni sono variabili. Sicuramente quello fisso è la resistenza del cavo, che non cambia. Io posso avere una piccola corrente, posso avere una corrente molto intensa, la resistenza del cavo non cambia. Anche qui devo fare una parentesi. Più il cavo si scalda, più la resistenza aumenta. Quindi se io vado a usare dei cavi in una sala macchine dove la temperatura è di 50-60 gradi, per esempio, devo prevedere dei cavi molto più spessi, perché già loro avranno una resistenza maggiore. Se invece i miei cavi, come nel caso dei motori elettrici di prua, che non sono soggetti a un riscaldamento, posso utilizzare i cavi alla temperatura ambiente e quindi con resistenze che sono quelle standard. Sul sito della Blue Sea System abbiamo un calcolatore che ci dice quanto fa perdere di tensione il cavo in funzione della lunghezza del cavo, che è calcolata tra l'andata più il ritorno, perché noi abbiamo l'andata, il positivo, ma dobbiamo calcolare anche il ritorno, che è il negativo, in funzione dello spessore del cavo e quindi della sua resistenza interna. Stiamo parlando di cavi buoni, perché ci sono cavi più economici che hanno una qualità di rame inferiore
e che hanno quindi performance inferiori, hanno una resistenza interna quindi più elevata e quelli non li prendo neanche in considerazione. Parliamo di cavi buoni, cavi elettrici buoni. Anche qua loro dicono per standard che è consentito un 3% di caduta sul cavo. Ovvio che il 3% su 24 volt sarà un po' meno che il 3% su 36 volt, sullo stesso cavo intendo, quindi dipenderà molto anche la tensione che noi applichiamo a questo cavo. Se noi applichiamo una tensione più elevata, il cavo sarà soggetto a far scendere più corrente, cioè ci sarà una differenza di potenziale alla fine tra l'inizio e la fine più elevata. Per contro, se noi utilizziamo tensioni più basse, ovviamente sempre con la regola del 3%, la differenza di potenziale in uscita sarà minore. Ancora una parentesi, è pieno di parentesi questo video, però sono tanti gli argomenti e cerco di dirveli tutti, spero di non fare troppa confusione. Eventualmente scrivetemelo nei commenti se volete che approfondisco qualche argomento, ma tutte queste cose che vi sto dicendo non servono solo per il motore elettrico di prua e la batteria litio che l'alimenta, ma è una cosa generale che serve per il frigo, per il vericello, per il botraster che avete prua, per l'avviamento del motore. Sono tutte regole generali che possono essere applicate su qualsiasi tipo di servizio, anche se cambiano in alcuni aspetti. Torniamo sul nostro problema, la batteria al litio più il motore elettrico di prua. Abbiamo detto, io ho preso in considerazione due tensioni, 24 volt e 36 volt, e 4 distanze, come vi ho detto prima, cavo andata più ritorno, 3 metri, 6 metri, 9 metri e 12 metri. Come vedete, a seconda di quanta strada devo fare, posso scegliere dei cavi più o meno spessi. Se devo fare solo 3 metri, quindi la batteria si trova a 1,5 metri dal cavo, da dove arriva il cavo del motore, bastano 5,26 mm quadrati per avere una caduta del 3% con 50 A. Questo vuol dire più o meno alla massima potenza del motore elettrico di prua. Io ho visto che i motori elettrici nelle categorie più potenti arrivano tra i 50 e i 55 A. Facciamo finta di utilizzarlo al massimo. 3 metri 5,26 mm quadri, 6 metri 8,36, 9 metri 13,29, 12 metri 21,14 mm quadrati. Come vedete, le differenze sono tante e teniamo solo il 3% di caduta massima. Ma adesso andiamo a vederci un attimo cosa vuol dire questo 3% di caduta massima, perché anche questo è fondamentale. Restiamo sempre sui 24-36 volt e sempre con un consumo ipotetico di 50 A. Il 3% di 24 volt sono 0,72 volt. Questo vuol dire che se io moltiplico i 0,72 volt per i 50 A di corrente che mi passano dentro, vuol dire che perdo 36 watt di potenza. 36 watt. 36 watt, lo ripeto, non sono pochi, sono 36 watt. Il 3% di 36 volt vuol dire perdere 1,08 volt su 36, vuol dire che al motore gli arrivano 35 circa volt, sempre per 50 ampere sono 54 watt buttati via. E poi tra l'altro questi watt, questa potenza, non è che viene dissipata in nulla, viene dissipata appunto in calore. I cavi si scaldano. 54 watt distribuiti su un cavo lungo 3 metri sono parecchi, cioè il cavo diventa bello bello caldo. È chiaro che 54 watt distribuiti su un cavo lungo 12 metri sono molto molto meno. Tutto questo ragionamento per dirvi cosa? Cercate di usare sempre cavi spessi, con sezioni da 16, 25, 35 mm quadri,
perché avere il cavo sovradimensionato ci aiuterà a mantenerlo freddo, a non farlo scaldare e tutto l'impianto funzionerà bene. Adesso però voglio parlarvi proprio di queste batterie, le lead time, ovviamente l'IFE+4, perché sono veramente delle batterie costruite bene, con un'app molto semplice da usare e mi sono trovato benissimo. Quindi non posso far altro che presentarvele. Innanzitutto voglio mostrarvi l'app, voglio farvi vedere quanto è intuitiva e quanto bene è strutturata. Io l'ho già installata sul telefono, ho un iPhone, però è disponibile anche per Android, naturalmente. L'app si chiama Lead Time, eccola qua, e questa è la mia batteria, non è ancora connessa al Bluetooth, vedete in questo angolino. Per connetterla basta toccare e si connette. Questa è la batteria, uno può avere anche più batterie. Io mi sono anche già logato con il mio nome, clicco sulla batteria e ho tutti i parametri fondamentali: potenza, la corrente, tensione della batteria e la capacità residua. Con questi tre pulsanti qua ho sotto controllo le funzioni principali del BMS, cioè abbiamo se la batteria è bilanciata, se sta funzionando bene, nel senso tutte le celle hanno la stessa tensione. Andiamo a vedere se tutte le celle sono allo stato normale. Sì, tutte quante sono a posto, funzionano benissimo. E questo qui riguarda il BMS per vedere se non ci sono state interruzioni, perché adesso vi spiegherò cosa serve il BMS. Il BMS è costruito su questa batteria per tenere sotto controllo alcuni parametri che sono fondamentali nella batteria. Sicuramente la corrente, sia di scarica che di carica. Se io vado oltre a quelli che sono i parametri massimi consentiti, in questo caso sono 100 ampere nel caso della mia batteria, se io la carico per più di 100 ampere o semplicemente la scarico per più di 100 ampere, metti per un problema al motore o c'è un cortocircuito, automaticamente il BMS stacca la batteria. Fa la stessa cosa anche se per esempio la batteria si scalda troppo, oppure se la batteria è troppo fredda, sotto i 5 gradi, una cosa molto difficile, però se dovesse fare molto molto freddo non si deve ricaricare alle cariche normali. Per esempio una batteria da 100 ampere può essere caricata normalmente a 20 ampere e bisogna caricarla con una tensione, con una corrente più bassa, fin quando raggiunge una temperatura di esercizio superiore ai 5-10 gradi. Il BMS controlla tutti questi parametri, lo fa in modo automatico, è integrato nella batteria e ci si collega via Bluetooth. Quindi si hanno tutte le informazioni del BMS sul nostro telefonino. Queste batterie possono essere messe sia in serie che in parallelo. Quindi io per fare i 24 volt, invece di prendere una batteria singola, avrei potuto scegliere due batterie da 12 volt 100 ampere, per esempio. Se avessi voluto avere 36 volt, avrei dovuto prendere 3 batterie da 12 e metterle sempre in serie. Se io volessi aumentare ancora la potenza disponibile e la durata, basta prendere un'altra batteria uguale, metterla in parallelo. In questo caso il voltaggio rimarrebbe sempre 24 volt, ma gli ampere a disposizione sarebbero 200. Sempre sulla stessa app ho ancora delle informazioni che possono essere importanti. Abbiamo la temperatura della batteria, quanti cicli di carica sono stati fatti e la versione software. Anche qui, se esce un software nuovo, si può sempre caricare e aggiornabile la nostra batteria. Una cosa ancora interessante che vi faccio vedere è che la struttura di questo programma, di questa app, è fatta proprio per gestire anche più batterie. Questa è la batteria prua, ma se io clicco sopra, come vedete viene disegnata qui, posso scegliere di costruire un serie parallelo, e già nel manuale troviamo gli esempi, adesso a breve ve lo mostro, tra tutte le batterie, in modo da fare sistemi di voltaggio superiore
sia per quanto riguarda i volt che anche gli ampere, quindi posso aumentare gli volt oppure posso aumentare gli ampere. Ma per noi in questo momento, diciamo, questi discorsi secondo me sono superflui. Su un altro video magari approfondirò alcuni aspetti. Se vi interessa qualcosa di specifico, basta lasciare un commento, come sempre. Un'altra cosa importante è che in questo periodo ho visto che la Lead Time sta facendo veramente delle offerte pazzesche. Questo è il loro sito, dovete andare a selezionare qua in alto la lingua e la regione e avete il Black Friday proprio in questi giorni. Me ne sono accorto quasi per caso, stavo facendo un controllo e i prezzi sono veramente buonissimi. Guardate un po'. 12 volt 100 ampere 229 euro. Sì, bisogna controllare che siano tutte quante col Bluetooth. Questa per esempio è senza Bluetooth, questa invece ha il Bluetooth, quindi bisogna scegliere le batterie con il Bluetooth. Questa è la batteria che ho io, anzi è questa qui, eccola qua, praticamente con il Bluetooth. Qua c'è anche il calendario. Comunque nella descrizione del video troverete tutti i link. Adesso sentirò loro, forse riuscirò ad avere anche un link con un ulteriore sconto, vedremo, speriamo. Sapete che se riesco a ottenere qualcosa ve lo giro molto volentieri. Io comunque sono stato veramente molto contento del prodotto, mi sto trovando veramente bene e per questo ho voluto mostrarvelo. Quando selezionate la batteria avete tutte le caratteristiche. Voglio mostrarvi ancora il contenuto di quel pacchetto che avete visto all'inizio. Che bella bustina. Allora, molto comoda anche questa busta antiacqua. Andiamo a vedere, tiriamo fuori tutto. Sì, mi è piaciuta molto la Lead Time perché ho visto che sono molto precisi, cioè nel senso hanno fatto tutto quello che bisognava fare. La bustina molto pratica anche per i documenti della barca, che si può sigillare benissimo. Allora, abbiamo due cose dentro. Abbiamo due cose separate, due lingue. Abbiamo l'inglese o il tedesco. Quindi il tedesco lo mettiamo subito via. Questi sono degli adesivi, belli comunque, da mettere in barca eventualmente. Life Discovery. E qua abbiamo di nuovo le due lingue, inglese e tedesco. Il tedesco lo mettiamo sempre via. Andiamo a vedere ancora qua. Life e Discovery, Life Discovery, vediamo se qui. E questo qui è sempre tedesco, benissimo. Ecco qua il contenuto di quello che interessa a noi. I prodotti, certificati, le applicazioni. Questi sono tutti i loro prodotti per quanto riguarda le batterie. 12, 24 e 48. Ovviamente possiamo sempre prendere 2 da 12 o 3 da 12 per fare anche i 36 volt. Certificati. E qui dopo abbiamo la possibilità per il discorso Home System e i contatti che funzionano veramente molto bene. Li ho sentiti prima di iniziare proprio questa collaborazione, chiamiamola così, e mi hanno dato tutte le informazioni che mi potevano servire. Però devo dire che quando è arrivato il prodotto ho trovato veramente tutto. L'overview delle batterie che io ho scelto, carica corrente 20 A, massima discharge, cioè la massima scarica consentita è 100 A,
praticamente mi può dar fuori 2560 watt in continuo. Come vedete qua troviamo il QR code per scaricare l'app sul nostro telefono. Qua ci sono le istruzioni brevi, semplicissime, cosa dobbiamo fare per andare a installare la nostra app e cercare la batteria. La batteria se la trova col QR code che è stampato sulla batteria stessa. Qua ci sono le istruzioni di sicurezza. Anche loro hanno messo la sezione dei cavi, che è molto importante. Tutti i dati della batteria. Ogni 3 mesi, loro dicono, ed è una buona prassi, andare a ricaricarla. Un'altra cosa importante, insieme con la batteria, i poli della batteria non sono fissi, ci sono 2 filetti per mettere dentro le viti e ti danno già il cavetto per collegarlo o al motore di prua o al caricabatterie. E ve lo mostro subito. Allora, questo è il caricabatterie. Eccolo qua, 20 A, e questo è il connettore Anderson che è già cablato, quindi è comodissimo. Io tra l'altro sul motore avevo già installato il stesso tipo di connettore, quindi per me è semplicissimo. O attacco il caricabatterie o attacco il motore elettrico di prua. Buona norma è non caricare il motore elettrico, cioè la batteria, mentre è in funzione anche il caricatore. In teoria si potrebbe fare, ma l'impianto va fatto in un modo un po' diverso, perché se no lui potrebbe avere problemi a capire cosa sta succedendo, che vede la tensione della batteria che va su e giù. Non è questo il caricatore per fare questo tipo di lavoro. Andiamo avanti. Anche qui, se dobbiamo fare la carica con i pannelli solari, bisogna avere un controller dedicato. Dopo ci sono tutta una serie di parametri, e questa è una cosa anche interessante perché abbiamo la sezione dei cavi, ecco, così si dovrebbe riuscire a vedere, con il consumo di corrente. E qui, bellissimo, abbiamo le connessioni per il serie parallelo. Guardate che interessante anche questo. Sempre con la mia batteria, no? 48 volt, 100 A, messe in serie. Queste invece sono in parallelo, ne metto 400 A. Se vado avanti, ho tutti i disegni con tutte le configurazioni. E dopo ho cosa fare nel momento in cui la batteria smette di funzionare. Lì il problema sta nel BMS, che non è un problema. Il problema c'è nell'impianto e il BMS ha messo in stand-by la batteria. Ragazzi, penso di aver fatto una bella panoramica su tutto. Farò ancora dei video sulle batterie a litio. Come primo video penso possa bastare. Se siete interessati comunque lasciatemi un commento, io vorrei farne ancora almeno altri 1, 2, perché vorrei esplorare anche il discorso delle batterie dei servizi, quindi batteria servizi, come viene ricaricata dal motore, sempre al litio sto parlando. Fatemi sapere sui commenti cosa ne pensate e anche le vostre esperienze. Ci vediamo presto per altri contenuti interessanti. Ciao ragazzi!